Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano andato in onda su Netflix dal titolo Welcome to Samdal-ri. Benvenuti a Samdal-ri, che si riferisce sia al nome della protagonista, che è Samdal, che a una location particolare dell'isola di Jeju. La storia racconta le vicende di questa donna che è una fotografa affermata a Seoul e la cui carriera viene stroncata dalla notte al giorno, proprio mentre lei sta per inaugurare una mostra legata ai 15 anni della sua carriera. Dicevo, la sua carriera viene stroncata perché la sua assistente tenta il suicidio e la accusa di bullismo sul lavoro. Tutte le persone che l'hanno sempre sostenuta, hanno sempre apprezzato la sua professionalità e la sua capacità di fotografa, le voltano le spalle. E lei, che vive con le due sorelle a Seoul, è costretta a ritornare alla chetichella a casa, nella sua casa, nel suo paese natale, che è appunto questo Sandal sull'isola di Jeju, perché nonostante lei provi a rilasciare un'intervista dicendo che non è assolutamente colpevole di quanto l'ha accusata l'assistente, la verità dai giornalisti e dalle persone online non viene recepita, non viene neanche investigata. L'assistente si rifiuta di incontrarla e di fatto questo porta a un blocco totale di tutte le sue attività, di tutti i suoi incarichi lavorativi, che vengono revocati con una repentinità veramente imbarazzante nel giro di pochi giorni. Lei, dicevo, torna con le due sorelle che vivevano con lei nell'appartamento a Seoul, torna a casa sua dove vivono i suoi genitori. Lei manca da casa da 8 anni, da quando si è piantata col fidanzato storico che lei conosce fin da bambina, perché i loro genitori sono sempre stati amici. Ehm, Tuttavia, i rapporti tra le due famiglie si sono interrotti perché le due madri delle due famiglie sono due, adesso ci sarà una pronuncia di quelle assolutamente bizzarre, Enio, sono delle sommozzatrici, però sono delle sommozzatrici particolari che si immergono per raccogliere i frutti del mare ma senza l'ossigeno. Quindi sono delle nuotatrici davvero molto brave, ma che fanno anche un lavoro molto pericoloso. Dicevo, i rapporti tra le due famiglie si sono interrotti perché in seguito a un incidente in cui le due madri appunto si sono immerse, nonostante le condizioni del mare non fossero le migliori, la madre di lui, del protagonista maschile, muore e quindi la famiglia del protagonista incolpa la madre di lei e di conseguenza tutto il resto della famiglia per questo, per quello che è stato un incidente. Però siccome la madre di lei era quella che aveva insistito nonostante le condizioni del mare non fossero le migliori, viene attribuita, diciamo, la responsabilità di questa morte, che ripeto è purtroppo un incidente, alla famiglia, a tutta la famiglia, in particolare alla madre di lei. E il più agguerrito in questo livore è il padre di lui, che 8 anni prima, dopo che la coppia principale stava già insieme da 7 anni, perché ripeto, sono cresciuti insieme, si sono scoperti innamorati quando si sono trasferiti tutti a Seoul, quindi appena dopo la scuola. Lei voleva diventare fotografa ed è andata a frequentare la scuola e poi è entrata in uno studio per fare tutta la pratica e diventare poi fotografa professionista. Lui invece è un impiegato nell'ufficio meteorologico che ha grandi potenzialità. Però ripeto, questa rottura arriva dopo 7 anni che sono insieme, quindi 8 anni prima dell'inizio degli eventi.
Dalla narrazione non è ben chiaro perché proprio in quel momento lì, perché l'incidente in cui è morta la madre risale a 20 anni prima, quindi quando entrambi erano tipo all'ultimo anno delle superiori. E dicevo, particolarmente agguerrito nel suo rigore è il padre di lui, che appunto 8 anni prima dello svolgimento delle vicende della storia intima a lei di piantarlo fondamentalmente. E lei che un po' si sente in colpa per quello che è successo alla madre, non vuole che a causa sua il fidanzato rompa i rapporti anche col padre, quindi lo pianta, però poi ci ripensa. Però cosa succede? Che la madre di lei, che era la migliore amica della madre di lui, va a portare il cibo per la commemorazione funebre a casa di lui e il padre la scaccia in malo modo. Il ragazzo invece con questa donna ha sempre avuto un rapporto normale, anzi la chiama mamma perché le due erano talmente amiche, le due madri erano talmente amiche che hanno partorito i figli appunto alla stessa età. Ecco, la madre di lei ha avuto 3 figlie e la madre di lui ha avuto solo lui. Però erano talmente amiche che praticamente si dicevano io se succede qualcosa a te, vista poi la natura anche molto pericolosa del lavoro che facevano, se succede qualcosa a te tu sarai la madre delle mie figlie, se succede qualcosa a me tu sarai la madre di mio figlio, e quindi lui porta avanti comunque questo rapporto. E dicevo, in seguito a questo fatto in cui il padre di lei la scaccia malamente quando lei porta del cibo per la commemorazione funebre, lei ha un problema al cuore ed è il figlio ed è il protagonista maschile che la porta in ospedale e che quindi sa tutto quello che c'è dietro e quindi rimane a fianco della famiglia di lei quando le figlie invece lavorano tutte e tre a Seoul. Ehm, e di fatto lui che inizialmente si era opposto alla rottura capitata a Celsereno con la fidanzata, poi invece la accetta, anzi la molla a sua volta per, ehm, per prendersi cura della madre, ma senza pesare su di lei che se avesse saputo le condizioni della madre avrebbe rinunciato alla sua carriera. Quindi tutto un incastro. E quindi dopo 8 anni loro due si rincontrano e ovviamente l'amore non è mai venuto meno, però c'è tutto questo casino familiare tra le due famiglie da risolvere, in particolare appunto, ripeto, tra il padre di lui e la madre di lei, che è rimasto immutato da 20 anni a questa parte e negli 8 anni da quando loro due si sono piantati non è cambiato nulla. E lei deve un attimino innanzitutto fare mente locale perché quando scoppia lo scandalo del bullismo sul lavoro, lei è presa talmente contropiede che a un certo punto mette in dubbio anche se stessa e i suoi metodi, quindi ci mette un attimino a ingranare e a recuperare un po' la fiducia in se stessa. E non aiuta il fatto che su quest'isoletta ci sia proprio tutto il gruppo delle sommozzatrici che si immergono insieme alla madre, che è praticamente il gruppo delle vecchie del paese che spettegolano su qualsiasi cosa. E nonostante lei sia cresciuta lì e la conoscono, anche se non la vedono da 8 anni, cioè, non è che si pongono, non è che si fanno venire un dubbio sulla veridicità di queste informazioni, la prendono per buone, quindi gossip proprio che galoppa. In più ovviamente la pescano subito che è ritornata e quindi altro gossip per i due ex fidanzati che si ritrovano. La madre, anche lei, cioè non so, tua figlia, chiedile che cosa è successo. No, l'hai fatto? Cioè non è... Questa domanda qua mi ha molto disturbato perché se è pur vero che a volte anche le persone che pensiamo di conoscere fanno delle cose assolutamente che ci prendono in contropiede, è anche vero che prima di dubitare di una persona che conosci da sempre, e nella fattispecie di una figlia che tu hai cresciuto,
magari sentire quello che lei ha da raccontarti, cioè cosa è successo, come mai ci sono queste voci. E invece è vero, cioè non lo so, non mi è piaciuto il modo in cui le ha posto questa domanda, vabbè. E pian piano, ecco, i rapporti tra i due ovviamente si riallacciano perché, ripeto, loro due sono sempre stati innamorati l'uno dell'altra e non è mai cambiato nonostante la lontananza questa cosa. Anche se lei aveva un fidanzato a Seoul che le ha messo le corna proprio con l'assistente, perché l'assistente c'era la morte con lei. E pian piano dicevo, ecco, si recuperano i rapporti, lei ha modo di ritrovare se stessa, le famiglie finalmente hanno modo di spiegarsi, soprattutto il padre che è così incancrenito in questo dolore che non gli fa proprio più vedere i lumi della ragione. Finché la madre, anche lei, dopo aver visto la figlia, aver fatto un attimino un esame di coscienza, anche lei, che è cocciuta di suo e non ha niente da invidiare in termini di cocciutaggine a nessuno, finalmente affronta il padre e gli dice: sì, ho capito che tu te la vuoi prendere con la nostra famiglia, però non è che puoi rendere impossibile la vita ai tuoi figli, perché ripeto, il padre è stato l'elemento, diciamo, scatenante nella prima rottura tra i due. Prenditela con me e comunque, cioè, io ho capito che tu stai male perché è morta tua moglie, però guarda che anche a me non è che questi 20 anni in cui lei è morta, cioè sia stata una festa, io sento la sua mancanza ogni giorno perché lei era la mia migliore amica, era come una sorella, quindi sì, tu hai il tuo dolore per carità, però non è che se soffri tu allora tutti gli altri non soffrono, soffri tu, soffre tuo figlio di cui anche lì sembra che non te ne freghi una cippa del benessere perché l'hai fatto piantare con la tizia di cui è innamorato da sempre, soffrono i suoi genitori, soffrono i suoi amici, ok? Non c'hai l'esclusiva sul dolore. Ok, questo non vuol dire mettere in dubbio il dolore del marito, ok? Però il suo dolore non nega quello degli altri. E diciamo soprattutto poi negli ultimi 8 episodi, perché i primi 8 sono un attimino lenti e secondo me anche mancano un po' di direzione. Negli 8 episodi invece della seconda parte la storia finalmente si sblocca e dicevo, lei riacquista fiducia in se stessa, trova, diciamo, riscopre se stessa durante questo periodo di permanenza nella sua terra natale, riscopre anche la collaborazione, le amicizie e il sostegno di persone che non vedeva da anni perché l'assistente, dopo essere uscito dall'ospedale, continua ogni tanto a far uscire qualcosa che tengono vivo lo scandalo e che quindi la rendono sempre il bersaglio dei giornalisti che sono dipinti in una maniera veramente impietosa perché sembrano più attaccati alla notizia che alla verità e purtroppo questa rappresentazione direi che non la percepisco così lontana dalla realtà, ecco. E finalmente poi ecco, con uno sforzo collaborativo di tutto lei riesce poi a fare una mostra privata sull'isola di Jeju, la verità sulle malefatte dell'assistente che aveva ovviamente altri interessi personali per togliere la protagonista di mezzo, ma poi cade malamente perché prima di tutto non è in grado di fare la fotografa perché non ha le capacità e in più si è fatta strada distribuendo favori e piazzando oggetti da sponsorizzare nei servizi fotografici alle spalle di tutto il team lavorativo, che non è proprio la cosa più corretta del mondo e quindi viene smascherata e quindi viene riaffermata l'innocenza della protagonista. Inoltre lui anche ha l'opportunità finalmente di partire per un centro meteorologico in Svizzera che è tipo il non plus ultra degli uffici meteorologici, che è sempre stato il suo sogno ma che ha abbandonato prima per stare a fianco alla madre di lei che ha appunto dei problemi di cuore e poi perché quando si rimette insieme a lei è un attimino riluttante a abbandonarla di nuovo e invece lei lo prende e gli dice: ascoltami, questo è sempre stato il tuo sogno, adesso
ti hanno selezionato e ti hanno preso, adesso prendi e vai, perché non voglio che tu rimpianga qualcosa per me che mi sembra un discorso più che maturo. Protagonisti che hanno 38 anni, quindi voglio dire, non sono esattamente di primo pelo, ok? Allora, come dicevo prima, il ritmo, la narrazione, il coinvolgimento prendono veramente il via nella seconda parte del dramma, dalla puntata 9 in poi. Perché nella prima parte io veramente sono arrivata all'8ª e ho detto sì, ma i protagonisti di questa storia, cioè chi è che sono? Perché si focalizza molto sulle storie delle due sorelle. La più grande, che era un assistente di volo, ha incontrato il marito, che è il figlio di una famiglia super mega influente e benestante, da cui però poi ha divorziato. E ha divorziato perché ha smascherato gli atteggiamenti assolutamente arroganti e violenti anche del cognato e della cognata nei confronti del personale di servizio, e questo ha causato un grosso scandalo. E alla fine lei ha piantato il marito, non perché non fosse innamorato non perché non fosse innamorata di lui, ma perché lo vedeva incapace di opporsi alla sua famiglia, e quindi dice io no, non ce la faccio stare qua, me ne vado. Questo però ha causato di fatto un ostracismo nei suoi confronti che le hanno impedito di lavorare. E la stessa cosa è accaduta alla sorella più piccola che è vedova ma con una figlia piccolina, che lavorava in un caffè che faceva sempre parte delle catene possedute da questa famiglia super mega facoltosa, e quindi di fatto le due altre sorelle vivevano a casa della sorella fotografa, che aveva la sua carriera indipendente da questa famiglia e quindi riusciva a mantenerle, mentre le altre due e purtroppo avevano le possibilità tarpate dalla vendetta di questi riccastri. Dicevo, tutte e tre poi tornano a Seul e ciascuna deve un attimino fare i conti con la propria situazione, perché il figlio, l'ex marito della sorella maggiore, è sull'isola di Jeju per aprire un parco divertimenti, però poi rincontra la ex moglie di cui lui è ancora innamorato, e quindi devono trovare un attimino il modo di riallacciare i rapporti con lei, che ha un carattere di quelli un po' insopportabili, perché è molto intransigente, un po' anche autoritaria nei suoi modi di fare. L'ha preso probabilmente dalla madre, però con un senso della giustizia talmente forte che a volte la rendono veramente inflessibile. La sorella più piccola invece, che devo dire è un personaggio che a me è piaciuto molto, perché allora lei era stata selezionata come nuotatrice nella squadra olimpica, però è rimasta incinta e in più il marito è morto. E quindi ha abbandonato la carriera sportiva per stare dietro a sua figlia, bambina che è una di quei bambini che io in realtà sopporto poco, nel senso non la bambina in sé, il tipo di rappresentazione del bambino, ovvero quel micro adulto con una visione assolutamente emotivamente acuta e molto razionale anche sul mondo degli adulti. Ma perché non possiamo avere dei bambini che sono dei bambini? Devo dire che dopo un'iniziale insofferenza, però, anche il personaggio della bambina trova una collocazione che ha un senso nel modo in cui vengono sviluppate le relazioni. Mi è piaciuto molto il modo in cui madre e figlia parlano, perché la madre più volte dice alla figlia: tu devi essere una bambina, cioè devi fare i capricci, devi pensare a quello che vuoi tu, non puoi sempre preoccuparti per me, è il mio compito in qualità di tua madre che si deve preoccupare per il tuo benessere. E poi anche la sorella minore trova l'interesse amoroso nella figura di questo tizio che è il presidente del club del protezione dei delfini, che lega subito con la bambina, e poi ecco, da lì inizia a parlare anche con la madre e si trovano entrambi molto sulla stessa lunghezza d'onda. E lei prende in mano le redini del lavoro della madre, perché la madre ha un'aritmia cardiaca
e quando le figlie lo scoprono ovviamente vanno fuori di testa, però la madre, ripeto, che in quanto a cocciutaggine non ha niente da invidiare a una pietra, lei no, lei vuole continuare a immergersi ugualmente perché non vuole dipendere dalle figlie, anche se immergersi con un'aritmia cardiaca è potenzialmente letale. Allora alla fine la figlia, che vi ripeto ha un passato come nuotatrice, dice voglio imparare anch'io a fare il tuo lavoro, così se tu vuoi continuare a immergerti ci sono anch'io, che se succede qualcosa almeno ti do una mano. E cresce molto nella seconda parte. Nella prima parte ero un po', devo dire, non delusa, però avevo un po' di frustrazione perché sembrava che la storia non decollasse. Nonostante la presenza di due, allora lei la mia attrice preferita, lui se non è il mio attore preferito poco ci manca, comunque mi piace tantissimo sempre quando lo vedo, e anche qua hanno fatto veramente un super lavoro, c'è proprio le emozioni che si vedono, i personaggi, che tu vedi l'attore ma non vedi l'attore, vedi il personaggio che sta interpretando, credi alla sua storia, credi a quello che sta passando, a quello che ti sta raccontando, cioè bravissimi, ecco, molto molto bravi, molto bravo anche tutto il resto del cast, anche i personaggi magari un pochino più pettegoli, un pochino più quelli che ti fanno un pochino più cadere le braccia perché sembra che non riescano a fare quel bicchiere, però poi si armonizzano bene. Ripeto, seconda parte nettamente migliore rispetto alla prima, che è un po' stagnante, ecco. Ci sono una serie di scene delle tre sorelle dopo che sono rientrate a Jeju nella loro casa natale e sembra che non facciano altro che bere quantità infinite di birra e ubriacarsi fino a perdere i sensi, che dico, vabbè. E quindi, cioè, cosa vogliamo fare? Andiamo avanti a ubriacarci forever and ever? E invece poi finalmente le cose partono e si sviluppano anche in una buona direzione. La puntata finale è molto soddisfacente perché proprio raccoglie tutte le fila delle storie e le porta a conclusione in una maniera logica ma non affrettata, e comunque lascia una buona sensazione addosso. Leggevo qualche commento di qualcuno che l'ha paragonato a Hometown Cha Cha Cha. Quello secondo me era un pochino più leggero rispetto a questo. Questo in particolare nella puntata in cui finalmente, diciamo, i due genitori, la madre di lei e il padre di lui, si spiegano nelle rispettive sofferenze, è molto molto intenso, cioè è fatto molto bene. Qua si vede proprio, cioè, i due attori senior che arrivano proprio con la loro esperienza, la loro professionalità, e dici cacchio sì. A me la madre di lei, l'attrice che interpreta la madre di lei, che è un'attrice che si vede molto spesso nei drammi perché fa sempre la madre di qualche protagonista, allora lei mi piace, però trovo anche che sia un po' molto stereotipata nei ruoli che interpreta, ovvero va sempre a interpretare la madre un po' autorevole barra autoritaria, che non ascolta i figli, che dice no, quello che dico io deve essere fatto, e alza la voce, a volte alza un po' le mani anche nei confronti dei figli. E qua, cioè, ripeto, la figlia di mezzo ha 38 anni, quindi ripeto, cioè, non è proprio una ragazzina, e ancora lei che si vuole impuntare che quello che decide lei è giusto anche quando è una decisione assolutamente scellerata. Vedi la cocciutaggine, l'inamovibilità nel volersi ancora tuffare quando è una condizione cardiaca che potrebbe avere la meglio su di te in qualsiasi momento. Dicevo, un personaggio che trovo un po' ripetitivo, nel senso che lei è sempre scritturata per queste parti della tipica madre coreana, e vi dirò, a volte un po' stufa. E poi arriva invece questa scena in cui finalmente molla gli ormeggi, diciamo, non si trattiene più di fronte all'uomo che comunque sta causando l'infelicità della figlia,
e gli deve dire che anche se non lo colpevolizza per il fatto che ce l'ha con lei, non gli può perdonare il fatto che sta causando appunto così tanta tensione nella vita dei due ragazzi, che dovrebbero essere dei ragazzi a cui entrambi tengono, perché uno è figlio suo di lui e l'altra è figlia sua di lei. E ripeto, le due famiglie finché è stata in vita la madre di lui, quindi fino ai 18 anni, erano veramente super legatissime, cioè abitano uno di fronte all'altra, quindi proprio un legame di amicizia e di vicinanza davvero molto stretto. Sì, lo promuovo, dai. Allora, ripeto, avrei gestito meglio la narrazione nelle prime 8 episodi, nei primi 8 episodi, avrei magari messo qualche sviluppo in più. Invece sembra proprio che il dramma aspetti a partire. Va bene il fondamento di tutto quello che deve essere poi spiegato nella seconda parte, va bene la preparazione, però a una certa bisogna partire, non possiamo aspettare 8 episodi per partire. Però poi, ecco, una volta partito vale la pena l'attesa, diciamo, che viene ricompensata. Welcome to Sandalry, come diavolo si pronuncia, non lo so. 16 episodi molto 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 gradevoli, un bel dramma corale, ecco. Vengono spacciati, la coppia principale viene spacciata come protagonista, ma poi comunque sia ci sono anche tutte le vicende familiari che fanno da contorno e influiscono ovviamente anche sulla storia della coppia, come è inevitabile che sia, visto che sono appunto coinvolte le famiglie. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!